Ultimi giorni a Fulanga, oggi è giovedì e pensiamo di partire sabato, se è tutto confermato. Il nostro amico di Rubicon ci ha portato 5 litri di benzina perché ormai siamo veramente dei sgoccioli con tutto. Ieri abbiamo mangiato una scatola improbabile di fagioli messicani della Wattis, cosa che non avremmo mai mangiato probabilmente, ma vabbè, siamo, ripeto, agli sgoccioli, quindi mo vediamo però se a Candavo c'è qualcosa, se no dovrebbe avere un supermercatino adesso, anche perché non possiamo stare tanti giorni per via dell'immigrazione, dobbiamo rifare i visti, quindi vabbè, questa è un'altra storia, ve la raccontiamo. Adesso andiamo a portare indietro il bidoncino a loro e facciamo una passeggiata a terra? Sì. Andiamo. Stupendo. Ok, siamo pronti per lasciare Fulanga. Cominciamo a accendere il motore. Questo lo vuoi? Sì. Dopo 5 settimane a malincuore andiamo via da Fulanga. Ma davvero malincuore, davvero? Il problema è il cibo, se non fosse per quello e per il visto saremmo rimasti qui ancora un po', ma d'altronde non si può fare. Mettiamo via i coperchietti nel nostro scomparto segreto dei coperchietti. Vai. Mo aspettiamo che si scaldi il motore e poi via verso nuovi lidi, sperando di trovare qualcosa da mangiare a Candavo, se no dobbiamo andare a Suva immediatamente o a Vunda. Chi può dirlo? CPT? Andiamo a issare l'ancora? Siamo ready. Tieni, beccati questa e io vado a issare l'ancora. Non me la posso portare, se no non ho le mani libere. When you leave this evening, this afternoon? Yes, We can enjoy another beautiful day. Please leave something for us for the next time. Ciao, thank you for everything. Thank you. Take care. Ecco, abbiamo fissato l'ancora e stiamo lasciando Fulanga. Sono un po' triste, davvero, mi spiace. Siamo stati bene qua, molto bene. Sì. Siamo un po' oggi è una giornata glorious day. Glorious Day, come dicono i nostri amici di Gold Harbor Radio, Patricia. È un peccato andare via, però la prossima volta faremo cambusa per un esercito. Abbiamo fatto una bella cambusa, sì, ma bisogna farla ancora un filo meglio. Esatto. Eccoci. Fatto il bucato. Alla prossima, vicino alla Pass. Fulanga, è stato veramente bello, arrivederci a tutti, ciao Fulanga, alla prossima.
andando piano piano. Ok, CPT. Ecco le standing waves. Ancora un po'. Ok. Poggiamo CPT. Ok, very good. Dobbiamo appoggiare ancora un po', mi sa, Adesso. Facciamo la rotta. Ciao Fulanga, mi sei piaciuta un casino. Che lo stiamo facendo? Sì, sì, vai a 270. Oggi, questa volta usiamo il What and See per vedere se funziona ancora. Vedi, fai vero. Lo so perché non abbiamo avuto... Devo metterlo giù prima, mi sono dimenticato. Allora CPT, apriamo il Genova. Vediamo se riusciamo ad andare a vela tutto il periodo. Le previsioni dicono che noi dovremmo probabilmente accendere il motore perché il vento è in calo, parecchio in calo. Vediamo se riusciamo a tangonare. Probabilmente no, perché il vento viene da est-nord-est più nord-est, quindi magari ci teniamo un pochino più orzati in modo da tenercelo all'asco e vediamo come butta, ragazzi. D'altronde qua si passa da 30 nodi a 8 c'è poco da fare. Noi che siamo notoriamente dei velisti molto sporty, come dicono i nostri amici anglosassoni, nel senso che ci piace molto andare in giro con 40 nodi, bufere, burrasche. Sì, sì. Ovviamente sono ironica. Vabbè, prendiamo quello che c'è, ragazzi. CPT? Hello. Hai detto CPT. sporty e io parlo in Il inglese. CPT non ha preso il secondo caffè. No. Quindi CPT guarda se il What and See funziona dopo anni e anni e anni che non l'abbiamo usato. Che bello, guarda. C'è questa arietta calda, un venticello, questa nuvola di fantozzi. Ciao Fulanga, mamma quanto sei bella. Una fatica a venire qua. Oh, CPT, funziona il What and See! Oh! Funziona il What and Devo See! mettere uno shunt sul What and See per capire quanto produce. Questo è un lavoretto da fare prossimamente. Non hai capito cosa ho detto? Sì, ho capito, lo so che cos'è uno shunt, anche perché mi hai fatto una capa così con gli shunt. Allora, metterà lo shunt. E invece noi adesso ci facciamo il caffè e navigheremo verso Candau. Si scrive Cadavu con la K all'inizio e si pronuncia Candau. Faremo una spiegazione su perché certe cose si scrivono in una maniera qui alle Figi e si leggono in un'altra, ci piazzano una N nei nomi. Bene ragazzi, adesso facciamo il caffè e a dopo.
sono le 5 e noi siamo in navigazione a motore e vela, motovela come diciamo noi, perché il vento è morto prima del previsto. Vi faccio vedere, abbiamo, qua si vede poco, ve lo dico perché si vede poco, c'è riflesso. Abbiamo 5 nodi di vento reale da nord-est, praticamente da dietro, e non stiamo procedendo a vela, non faremo nulla, allungheremo e basta. Quindi stiamo dando un po' di motore, ne approfittiamo per fare acqua. Quindi è attivo il nostro dissalatore, CPT è giù a controllare che tutto vada bene, la pressione, che tutte le taniche siano aperte, che la produzione sia corretta e tutto quanto. Ecco qua, ci sarà un tramonto spettacolo oggi. Peccato un po' questa onda fastidiosetta che abbiamo, l'onda residua del vento da nord-est e l'onda residua della sburianata da sud-est, quindi siamo un po' sballottati. Ecco qua. È la mattina della navigazione tra Fulanga e Candavu. Sono le 7, 7 e mezza e ieri andavamo molto bene a vela, poi a un certo punto il vento è calato, ce lo aspettavamo, non così presto ma è calato, e quindi abbiamo fatto tutta la notte a motore. Abbiamo dormito bene, poco traffico, e il mare è abbastanza calmo. Stiamo andando pianino sui 6 nodi, un po' per risparmiare il carburante e anche perché così non arrivavamo troppo presto. La nostra ETA, il tempo previsto di arrivo, sono intorno alle 2 del pomeriggio. Dobbiamo fare la passa e poi 2-3 miglia per arrivare al nostro primo ancoraggio. Quando arriveremo daremo ancora davanti a un isolotto. E oggi è domenica, quindi non faremo Sevu, andremo domani mattina. È tornato un pochino di vento, non tanto, abbiamo 6-8 nodi variabili, vedete le vele tirano un pochino, abbiamo un minimo di motore e le vele facciamo comunque 7 nodi col motore sotto molto basso di giri, 1200 giri e un po' di vela, e manca poco, mancano poco più di 10 miglia. Dall'altra parte là sotto si vede l'isola principale Candavu, e qui c'è l'Astrolabe Reef, che è proprio questo grande reef dove andremo con tante isolettine dentro. Adesso passiamo in mezzo a 2 reef, una a destra e una a sinistra per l'entrata. Vedete, passeremo qui in mezzo, è largo, è 1 miglio di larghezza, quindi sono 2 reef principali. Questo è un micro isolotto al centro esatto, e noi andremo ad ancorare qua dove c'è il disegno dell'ancoraggio. Visto dal satellite, vediamo se riesco a farvelo vedere anche dal satellite, ma penso proprio di sì. Ecco, vedete, passiamo in mezzo qui. Ah, spettacolo! Stiamo arrivando a Candavu, entreremo dal reef di Astrolabe, così si chiama, e vedremo anche questa bellissima isola. Vedremo. Intanto è uscita la brezza. Vedete dove siamo? Wow, che passaggio! Col vento e il mare sicuramente non saremmo passati di qua. Siamo quasi al centro, come avete visto. C'è il reef da una parte e il reef dall'altra.
La nostra isoletta dovrebbe essere quella lì grande che si vede la spiaggia, e la pass è più o meno di adesso. Qua dobbiamo arrotondare il riff, girare intorno e poi entriamo. Qua si vede. Eccoci nella pass di Candavu. È una pass molto profonda, non ci sono problemi di entrata, circondati da riff. Eccola qua la pass. Che spettacolo, ragazzi. Qua c'è una laguna che purtroppo la GoPro non la fa vedere bene, ma è azzurrissima. Abbiamo appena finito di rassettare la barca, chiuso la randa, sistemato le cime. Abbiamo ancorato davanti a quest'isola che si chiama Dravuni. È un nome facile, me lo ricordo anche io. C'è questa spiaggia meravigliosa. Non siamo in questo momento riparatissimi perché c'è un nord-nord-est, ma è previsto est e sud-est, quindi metterci con la prua esattamente alla spiaggia. Oggi è domenica, infatti non si sente un fiato da terra. Sapete, avete già ricordate che la domenica è la giornata della chiesa della famiglia. Incredibile, non c'è un fiato, non si sente niente. Siamo l'unica barca, sembra, qui in giro, che è incredibile. Però è un posto non tanto frequentato questo, non so perché, ci informeremo. È la mattina di lunedì, non so se il 3 o il 4 settembre, non lo so. Siamo pronti per andare a fare Sevu Sevu, stiamo preparando. Insieme a noi c'è Kealani, una barca quasi gemella, è un 49 DS Sun Odyssey della Jeannot. Loro sono hawaiani, li abbiamo incontrati già a Fulanga e andremo con loro giù perché anche loro sono arrivati ieri da Suva, perché prima sono andati a fare Cambusa, cosa che noi non abbiamo fatto. Adesso andiamo giù, andiamo a fare Sevu Sevu e vediamo questa nuova esperienza, perché sembra che qua ci sia il capo, da quello che abbiamo letto, che è un po' burbero e quindi si prende la cava. Grazie, arrivederci. Vedremo, va bene? A dopo. Bula! 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 Hola, I'm Marika. Mark. Yeah, great. Max, nice to meet Max, I look like Max and Mark. Yeah? Alex, Alex, nice to see you. you. Easy, Max. My wife Patty, Oh, where you from? Hawaii, and Italy. Oh, Italian. Okay, that's the chief's house. oh great. Okay. Ah, here in front of the beach. Yeah. The best. Nice view. Oh, you have to go to Banana. Bula. Thank you. Yeah, super nice, really. Really nice. Really This one? nice. Yeah, perfect. Thank you. Another one? Hello. Max. Alex. Alex. Elasa, nice to meet you. Spettacolare questo villaggio, davvero spettacolare.
again. Yeah. Hola. Are you? What's your name? My name is Steve. My name is Sev. Seven. Yes. Good to meet you. What's your name? Again, your name? Sev. Sebu. Yes. Nice to meet you, Max. Alex Sev, nice to meet you. And I'm Patty. Che odore di noce di cocco abbrustolita. Vola! Ma questa è un'altra storia e ve la raccontiamo nel prossimo video.